proprio identità digitale e gestione degli accessi sono tra i temi nell'occhio del ciclone dal punto di vista della security, ma poi di cui si sta parlando sempre di più, no? Ma perché? L'identità digitale, se ci facciamo caso, è la chiave che permette ai cybercriminali di entrare nelle infrastrutture informatiche di un'organizzazione, e per questo è l'obiettivo principale degli hacker. Per farti capire velocemente quanto sia importante governare e proteggere l'identità digitale di un'organizzazione, ti faccio un esempio veloce di come può avvenire una tipica catena di un attacco cyber all'interno di un'organizzazione, diciamo, non molto protetta. Un cybercriminale, dopo aver compromesso un account di un dipendente, penetra nella rete dell'organizzazione, più o meno con tecniche sofisticate, e sfruttando le vulnerabilità dei sistemi che magari non sono aggiornati, oppure errori di configurazione o semplice negligenza, distrazione di qualche addetto IT, riesce a compromettere altri account, sempre con privilegi più alti, sempre più potenti, quello che in gergo si dice fa una vera e propria escalation dei privilegi, fino ad arrivare per esempio a diventare un amministratore di un sistema. Ti faccio un esempio: se l'hacker riesce a compromettere l'account con privilegi di domain admin, allora può cifrare i domain controller, gli Active Directory, e può compromettere l'intera infrastruttura informatica di un'azienda, può spegnere servizi, può estrarre dati sensibili dai database, può lanciare a sua volta altri malware che vanno a recare ancora più danni, come per esempio individuare i backup e distruggerli. Certo. Come ti dicevo all'inizio, io mi occupo di tematiche di cyber security, di protezione dell'identità digitale da oltre 15 anni, e ti posso garantire che tale problematica è ancora un evergreen. Anzi, oggi, in un mondo così iperconnesso e decentralizzato, la protezione dell'identità digitale è una problematica più attuale che mai. Fantastico, grazie Carlo. Senti, proprio andando dietro a questa sfida di essere pragmatici e soprattutto utili per chi ci sta seguendo, pronti via a fronte di questa problematica, che cosa deve fare secondo te subito, immediatamente un'azienda per cercare di mettere più al sicuro possibile le proprie identità? Sicuramente la strategia migliore per difendere l'identità digitale di un'organizzazione è quella di adottare un modello Zero Trust, e in particolare il modello Zero Trust Identity, che sarebbe l'approccio Zero Trust calato nel mondo della protezione delle identità digitali. L'idea che ci sta dietro al modello Zero Trust Identity, che non è un termine nuovo, non è nulla di nuovo, ma esiste da tempo, è che un'organizzazione non deve mai fidarsi a priori di coloro i quali vogliono connettersi ai propri sistemi, sia che la connessione avvenga dall'interno che venga dall'esterno, e verificare sempre, comunque, prima di concedere l'accesso. L'approccio che bisogna utilizzare è un approccio di gentile diffidenza, che ci faccia procedere sempre con la dovuta prudenza. Senti, gentile diffidenza come si applica? Cioè, nel senso, pronti via, un'azienda che vuole partire, mettiamo che li hai convinti, no? Che uno dice è vero e devo andare in quella direzione. Come si applica? Cosa devo fare per adottare questo approccio da Zero Trust Identity, e se puoi dare qualche consiglio pratico? Innanzitutto, un'azienda deve avere la completa conoscenza e il pieno controllo di tutte le identità digitali al proprio interno, evitando la loro proliferazione e quindi la creazione di identità digitali, diciamo, non strettamente necessarie. L'organizzazione non si può permettere che all'interno dei propri sistemi ci siano identità digitali sconosciute, o per esempio afferenti a personale che non è più in azienda, perché questo tipo di identità, che vengono chiamate appunto orfane o identità fantasma perché sono non governate, sconosciute, sono oggetto proprio di attenzione da parte del cybercrime. Il secondo passo è quello di applicare il principio del least privilege, il principio del privilegio minima, che prevede che gli utenti, per poter lavorare, devono poter accedere alle applicazioni e ai sistemi strettamente necessari, con i privilegi minimi e nulla di più, e controllare nel tempo che tale principio sia sempre soddisfatto attraverso quelle che sono le campagne di certificazione periodica delle abilitazioni. Entrambe queste esigenze sono implementabili facilmente attraverso quelli che sono i sistemi di identity management o di identity governance, la cui tecnologia ormai è molto matura ed è disponibile per qualsiasi organizzazione. Ma non basta, è necessario anche prevedere meccanismi più evoluti, come per esempio la gestione del controllo degli account privilegiati, che sono quegli account speciali amministratori che hanno accesso a informazioni più sensibili, o l'autenticazione dinamica, che permette di controllare l'accesso degli utenti in base a quello che è il loro livello di rischio, che è un indice calcolato attraverso un algoritmo che solitamente usa tecniche di intelligenza artificiale e machine learning, che
in qualche modo riesce a decidere in maniera dinamica se l'accesso deve essere autorizzato o meno, anche considerando da quale dispositivo avviene l'accesso, l'orario in cui avviene l'accesso, da quale localizzazione avviene l'accesso.